Non so se a voi sia mai capitato sbagliare strada e proprio per il fatto che avete sbagliato strada scoprire qualcosa di bello, di diverso che non avevate mai visto, che non avevate mai notato. A me capita spesso di sbagliare strada e a volte mi capita anche di scoprire delle cose che altrimenti non avrei mai visto. Questo perché? Perché quello che alcuni chiamano errori in effetti sono delle costrizioni che ci portano a fare le cose in modo diverso, ma anche a vedere il mondo in modo diverso. Un po' questo è quello che è capitato al regista Steven Spielberg quando ha fatto il film Lo squalo nel 1974. Che è successo? Che Spielberg aveva in mente questa idea di uno squalo assassino che terrorizza le spiagge. Insomma, la storia la conosciamo tutti, penso che tutti più o meno abbiano visto, se non al cinema, almeno alla televisione, qualche passaggio del film Lo squalo. L'idea originale di Spielberg era di usare un enorme pupazzo animato, cioè mosso meccanicamente, che avrebbe dovuto essere onnipresente in tutte le scene del film, quindi a mettere in evidenza ancora di più l'ossessione, la paura, il modo in cui questo squalo veramente terrorizzava tutte le persone che stavano attorno. E cosa succede? Succede però che una volta preparato questo pupazzone, immagino che ci avranno lavorato un sacco di tempo, seguendo le indicazioni di Spielberg, così cos'ha grande, gigantesco, sicuramente non realistico. E che è successo? Hanno messo questo pupazzone nell'acqua del mare e se voi avete mai messo qualcosa nell'acqua del mare sapete cosa fa, la salsedine rovina tutto, quindi il pupazzone non è stato più utilizzabile perché non funzionava praticamente, perché l'acqua del mare corrodeva tutti i meccanismi, per cui Spielberg ha dovuto rinunciare in gran parte all'utilizzo del pupazzo che infatti nel film si vede pochissimo. Però cosa è successo? Per dare agli spettatori il senso di incombenza, di terrore, di paura, è dovuto ricorrere a altri metodi, quindi la musica dello squalo molto bella, molto incombente, ma soprattutto poi le riprese fatte dal punto di vista dello squalo in soggettiva che sono molto inquietanti e mettono paura. Questo per dire che non bisogna scoraggiarsi quando qualcosa non funziona, ma bisogna aggirare quello che gli altri chiamano problema e vederlo proprio come una possibilità di sviluppare ancora di più la nostra creatività.